Oggi ti propongo un quiz di italiano di livello B2. Per il quadro comune europeo, il livello B2 corrisponde a un livello intermedio alto. Il quiz sarà composto da 10 domande. Dopo aver letto ogni domanda, ti lascerò alcuni secondi per rispondere. Se hai bisogno di più tempo per pensare alla risposta, puoi mettere in pausa il video. Io sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri. Su questo canale aiuto studenti stranieri come te a fare progressi con il loro italiano con lezioni di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per restare aggiornato. E ora iniziamo con la prima domanda del nostro quiz. Dov'è Luca? Non ne ho idea. A fare una passeggiata. Ti lascio qualche secondo per pensare alla risposta. Non ne ho idea. Sarà uscito a fare una passeggiata. Qui dobbiamo usare il futuro anteriore, perché una delle funzioni del futuro anteriore è quella di fare ipotesi su cose che sono già successe. In questo caso la risposta è non ne ho idea, quindi sappiamo che la persona che parla non sa esattamente dove sia Luca e quindi fa un'ipotesi su un fatto che è già successo e quindi dobbiamo usare il futuro anteriore. Passiamo ora alla seconda domanda del nostro quiz. Dovunque tu, in Italia, vedrai sempre paesaggi bellissimi. Anche qui ti lascio qualche secondo per rispondere. Dovunque tu vada. Quando usiamo l'indefinito dovunque, così come altri indefiniti, come chiunque, ovunque, qualsiasi, dobbiamo sempre usare il congiuntivo, in questo caso il congiuntivo presente. E anche oggi sei arrivato in ritardo. Mi avevi promesso che... puntuale. Mi avevi promesso che saresti stato puntuale. In questo caso dobbiamo usare il condizionale passato, perché abbiamo una frase principale nel passato, mi avevi promesso che, e una frase secondaria che è posteriore alla frase principale. Quindi ci troviamo davanti al tipico caso di futuro nel passato, che se vuoi possiamo approfondire in uno dei prossimi video. Mi piacerebbe che Antonio, al mio matrimonio, è uno dei miei amici più cari. Venisse, venga o verrà. Qual è la risposta corretta? Mi piacerebbe che Antonio venisse al mio matrimonio. È uno dei miei amici più cari. In questo caso dobbiamo usare il congiuntivo imperfetto, perché la frase principale che esprime un desiderio ha un verbo coniugato al condizionale. Mi piacerebbe che. Quindi la frase secondaria deve avere un verbo coniugato al congiuntivo imperfetto. Questa è una delle regole della concordanza dei tempi. Mi piacerebbe che Antonio venisse. Non capisco la spiegazione dell'insegnante di matematica. È come se arabo parlasse, parli, abbia parlato. Qual è la risposta corretta? È come se parlasse arabo. Quando abbiamo la struttura come se più un verbo, usiamo sempre il congiuntivo imperfetto, come se parlasse
arabo. Passiamo ora alla prossima domanda. Se tu non di studiare, saresti diventato un ingegnere, come volevano i tuoi genitori. Qual è la risposta corretta? Se tu non avessi smesso di studiare, saresti diventato un ingegnere. In questo caso stiamo usando il periodo ipotetico del terzo tipo, ossia il periodo ipotetico dell'irrealtà. In questa frase stiamo facendo un'ipotesi che non è più possibile. Questo scenario non è più realizzabile perché si riferisce ad eventi del passato. Il periodo ipotetico del terzo tipo si costruisce con la parola se più un verbo coniugato al congiuntivo trapassato che esprime la condizione più una conseguenza che è espressa da un verbo coniugato al condizionale o al condizionale passato, come in questo caso. Prossima domanda. In Svezia da 3 anni Simona non parla una parola di svedese. Qual è la risposta corretta? Pur vivendo in Svezia da 3 anni. Questa è una costruzione molto usata dagli italiani. Pur più gerundio, che significa anche se. Anche se vive in Svezia da 3 anni, Simona non parla una parola di svedese. In questo caso dobbiamo usare pur più gerundio, pur vivendo. Domanda successiva. La Divina Commedia da Dante Alighieri. Qui abbiamo la forma passiva. La Divina Commedia è stata scritta da Dante Alighieri. Per la forma passiva sicuramente non possiamo usare il verbo avere come ausiliare. Si può usare il verbo venire in alcuni casi, ma non quando usiamo un tempo composto come il passato prossimo. Quindi è venuta scritta non esiste, non si può usare. La risposta giusta è stata scritta con l'ausiliare essere. E ora la prossima domanda è di vocabolario. Spero che Francesca mi perdoni. Troppo alla nostra relazione. Ci tengo troppo alla nostra relazione. Questa domanda è sui verbi pronominali, che sono molto usati in italiano. In questo caso dobbiamo usare il verbo tenerci. Il verbo pronominale tenerci significa considerare qualcosa o qualcuno molto importante. E siamo arrivati all'ultima domanda del nostro quiz. In estate, dato che fa caldo e si suda, lava più spesso. Qual è la risposta corretta? Ci si lava più spesso. Ci si. Perché dobbiamo usare ci si? Usiamo questa struttura quando abbiamo la forma impersonale di un verbo riflessivo. In questo caso il verbo lavarsi. Allora, a quante domande sei riuscito a rispondere correttamente? Fammelo sapere scrivendo un commento sotto questo video. Non preoccuparti se hai fatto degli errori. Quando si studia una lingua è sempre meglio focalizzarsi sui propri successi, sulle risposte corrette. Se hai trovato particolarmente difficili alcuni degli argomenti presenti in questo quiz, puoi farmelo sapere nei commenti e io farò un video su questi argomenti per aiutarti a comprenderli meglio. Ti ricordo di iscriverti al canale per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video e ti mando un caro saluto. Alla prossima!